Bene ragazzi, bentrovati sul nostro canale e finalmente ci siamo. Quello che vedete è l'ultimo particolare prima dell'assemblato. Eccolo qua, è una maniglia. Per la mia gioia è un elemento che si presta bene all'utilizzo degli sketch e devo dire che questo esercizio, oltre che voi, ha aiutato anche me a familiarizzare un pochino con gli sketcher. Non solo, anche a farci un pochino la pace. Detto questo, ho fatto anche altri lavori ma sì, dai, forse questi sketcher non sono mica male. Bene, detto questo, vediamo di trasformare le mie parole in realtà e comportarci bene. Ecco qua il file, noi come sempre gli andiamo a rubare il nome, creiamo il nostro nuovo file, salviamo il documento. Guardate che bel lavoro che ho fatto, intanto ve lo anticipo. Ho nominato ogni elemento con il suo item, cioè con la sua posizione in cartiglio rispetto al finito. Quindi incolliamo, poi andremo a sistemarlo e salviamo. Visualizziamo l'origine degli assi per facilitare il nostro orientamento. Cosa ho combinato? Visualizza origine degli assi, il nostro orientamento nello spazio, e come vi avevo detto, qua si va di sketch. Allora, la prima parte che faremo sarà il manico. Lavoriamo nel piano YX, quindi apriamo il nostro menu a tendina, ambiente sketcher, tastino per creare il nuovo sketch, quindi crea nuovo sketch, piano XY e ci siamo. Ok, allora, scusate la mia memoria, ma uno di voi mi ha dato un buon consiglio: quando lavori con gli sketch utilizza la polilinea se devi fare tante linee, una attaccata all'altra. Forse Gabriele me l'ha detto, non mi ricordo. Comunque, effettivamente, ecco qua la polilinea, cioè mi permette di fare tante linee senza dover andare a richiamare tutte le volte il comando. Cosa voglio fare? Voglio fare questo profilo, quindi questo profilo, e lo facciamo spostato rispetto al centro, ha una linea che va verso l'alto, una linea inclinata di 15 gradi, una linea inclinata di 6 gradi e poi si ferma. Voi direte, ma c'è anche un raccordo. Un attimo che arriviamo anche a quello. Quindi cominciamo col vincolare punto, questo punto alla nostra origine degli assi, ed ecco che il nostro punto si sposta. Abbiamo un diametro di 12 mm, quindi la lunghezza di questa riga andrà vincolata in maniera verticale, quindi con questo, a 6 mm, e così facciamo. Abbiamo un raggio tra questo e togliamo questo vincolo, adesso vi spiego il perché, annulla. Abbiamo un raggio tra queste due righe di 2 mm, quindi andiamo prima a fare questo raggio, ok? Ora questo vincolo non è più di 6 mm, ma bensì di 6 meno 2, e lo vincoliamo ora, quindi dopo aver fatto il raggio, a 4 mm. Vincoliamo il nostro raggio a 2 mm. Ecco fatto. Poi siamo ovviamente fuori misura, andiamo a trascinare, quindi ci portiamo su questi punti, premiamo il tasto sinistro del mouse e li trasciniamo in modo tale da avere una scala un pochino più adeguata. Bene, abbiamo vincolato questa misura, vincoliamo anche l'angolo tra questi due elementi, che è 90 meno 15, 75 gradi. Ok, poi
Cosa dobbiamo fare ora? Dobbiamo fare un raccordo, pardon, sì, un arco, ok? Da qua lo facciamo così, ok? Andiamo a vincolare un po' di punti di questo arco, andiamo a vincolare la distanza verticale tra questo punto e questo punto. Ovviamente la distanza verticale è 0 e qui casca l'asino perché cambia completamente il nostro arco. Andiamo a vincolare anche la distanza verticale tra la fine dell'arco e questo punto, sempre 0. Perfetto. Andiamo ora a vincolare semplicemente il raggio di questo arco. Raggio 6. Perfetto. Vedete che io però no. Ok, posso. C'è qualcosa che non mi quadra. Modifica, annulla. Io quest'arco avrei voluto vederlo meglio. Vediamo di fare così. Vincoliamo questo punto a questo punto, ma vincoliamone una tangenza. Però aspetta, così non si può fare, quindi trasciniamo in un punto più coerente questo e vincoliamo una tangenza di questo. Ah, ecco cosa mi manca, scusate. Vero, 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 vero. Modifica, annulla, modifica, annulla. Vincoliamo questa distanza a questa distanza. Questa distanza sarà 129 meno 90, 39 mm, quindi vincoliamo la distanza verticale tra questi due punti, 39 mm. Perfetto, vedete che si comincia a ragionare. Ora cosa dobbiamo vincolare? Dobbiamo vincolare questo di angolo, ok? Questo angolo sarà un 180 meno 15, 165 meno 6, 159 gradi, quindi angolo, angolo, 159, ok? Andiamo a inserire un arco tra questo e questo elemento e andiamo a vincolare in tangenza lui e lui. Perfetto, vedete che è stato fatto. Io sto prendendo praticamente il tasto sinistro e mi sto trascinando il mio punto. Perfetto. Vincolo sull'arco 30 mm. Ok. Taglio degli elementi che non ci servono, quindi quest'icona taglia on board in un punto specificato. Perfetto. È perfetto. Bene, vincoliamo la lunghezza di questo elemento a quella che già mi dà lui e idem di qua. Questo schizzo è sottovincolato con un grado di libertà. Poche parole, questo schizzo non lo muove praticamente più. Lo chiudiamo, ecco qua il nostro schizzo. Andiamo nell'ambiente part e ne eseguiamo una rivoluzione rispetto all'asse Z. Perfetto, Z è già 1. Modifica, annulla, abbiamo combinato, difatti non è rispetto all'asse Z, scusate, ma rispetto all'asse X, quello rosso. Guardate qua, quindi sketch, rivoluzione, asse X a 1, asse Z a 0, ok. Ecco qua il nostro manico pronto. Passiamo ora all'altra parte, quindi questa inclinazione, questo diciamo quello che unisce il manico al tuolare. Salviamo il lavoro fatto.
Prima di procedere, una cosina, prendiamo questo elemento revolve e lo trasformiamo in un composto. Come vedete le righe da bianche sono diventate nere. Perfetto, sempre nel piano XY andiamo a tornare nell'ambiente sketch. Creiamo un ambiente sketcher, creiamo un nuovo sketch, eccolo qua, e andiamo a lavorare. Quindi io farei una cosa di questo genere, mi andrei a creare, cancelliamola, con l'elemento polilinea mi andrei a creare una forma abbozzata a quanto a me serve. Notate come ho diviso volontariamente queste due righe per rendermi la vita più facile, perché c'è l'elemento di centraggio rispetto a un asse, ma è sempre una menata. Quindi andiamo a vincolare a 3 questa misura e a 3 quest'altra, in ragione di questo 6. Poi andiamo a portare questo punto qua, lo vincoliamo così. Cosa ho combinato? Modifica. Ah, ok, perfetto, perfetto. Ecco qua l'altro punto. Andiamo a vincolare la distanza di questo punto a questo punto. Opla. Allora, andiamo a vincolare la distanza, ho sbagliato, orizzontale di questi due punti a 0 e il gioco è fatto. Poi andiamo a vincolare la distanza di questo punto a 90. Ok, andiamo a vincolare la distanza verticale di questa riga a 21 e vincoliamo un'uguaglianza tra queste due righe. Ovviamente essendo uguali diventa un triangolo isoscele e quindi anche questa è perfettamente centrata. Schizzo completamente vincolata, risolto in 0 secondi. Chiudi e abbiamo il nostro schizzo. Sembra una bellissima spatolina. Torniamo nell'ambiente part, prendiamo il nostro sketch e lo estrudiamo di 2,5 e alto 5 di 2,5 in entrambe le direzioni. 2,5. Gli diamo un ok ed ecco che il gioco è fatto. Anche questo estruso lo trasformiamo in un composto e i due composti li andiamo a unire. Perfetto, me lo aspettavo, modifica nulla, per adesso li lasciamo così. Non chiedetemi perché, ma con le rivoluzioni c'è sempre qualche grattacapo. Ora andiamo a crearci il nostro tubolare. Quindi andiamo a trasformare, a rendere invisibili questi due elementi, creiamo un bel tubolare, raggio 21, questa è la zona su cui dobbiamo lavorare, quindi altezza 32, raggio 21 fratto 2,
altezza 32, quindi in Z, posizione Z, ci abbassiamo di meno 16, ok? Ne creiamo una coppia, la incolliamo e portiamo il raggio a 5. Prendiamo il cilindro grande, il tasto CTRL, il cilindro piccolo e eseguiamo una sottrazione di forme. Andiamo a creare uno smusso qua e uno smusso qua di 1 mm, ok. Già che ci siamo, qua e qua facciamone uno di 3 decimi, ok. Vediamo come è messo il mio compound. Perfetto. Ora andiamo a creare queste due spaccature, quindi creiamo un bel cubo, cresciamone la lunghezza e spostiamolo in Y in modo tale che sporga da entrambe le parti e in X di 9 mm. Questi, l'altezza del cubo è 10, quindi va benissimo portarlo in Z fino qua, tasto destro, copia, tasto destro, incolla e prendiamo questo cubo e lo portiamo, e si può fare tranquillamente a vista. Ora cilindro, tasto destro, tasto CTRL premuto, uno dei due cubotti, sottrazione di forma, stesso discorso, cilindro, tasto CTRL premuto, altro cubotto, sottrazione di forma. Ecco che siamo praticamente più che a metà dell'opera. Ora ambiente fasteners M4, quindi ci prendiamo una qualsiasi vitozza, ce la ruotiamo rispetto all'asse Y 1 e 0 di 90 gradi, vediamo se va bene, perfetto. La spostiamo in X in modo tale che esca da entrambe le parti, vedete che così la vediamo. Andiamo a rendere visibile la filettatura, ne creiamo una coppia, quindi tasto destro, coppia, incolla, e cosa facciamo? La andiamo a sollevare di quanto? 16 meno 5, 11 mm in Z placement, posizione, in X scusate, perché mi dice che sono a X14, certo in Z 11 e l'altra ovviamente a meno 11. Ora prendiamo il nostro cubotto, selezioniamo la vite, torniamo in part ed eseguiamo una sottrazione di forma. Stesso discorso per l'altra vite, sottrazione di forma. Prendiamo il nostro pezzo, torniamo alla vista isometrica, con la barra spaziatrice andiamo a rivedere gli altri due oggetti, facciamo un ingrandimento tale da renderlo a posto e ci rendiamo subito conto di aver fatto una cazzata, ossia il fatto di aver lasciato questa parte completamente piana. Non è un grosso problema perché basterà inserire un cilindro, dargli diametro 21, quindi 21 fratto 2, un'altezza elevata, abbassarlo e spostarlo in X di meno 90, giusto meno 90? Giusto meno 90, quindi cilindro 2, X meno 90, eccolo qua. Prendiamo questa forma, il cilindro fatto, tasto CTRL, sottrazione di forma, prendiamo questo e lo spostiamo a Z a X meno 90. Quindi dai, non abbiamo fatto una grossissima cazzata.
Quindi questo e questo li uniamo insieme, salviamo il lavoro fatto, andiamo a smussare questi 4 spigoli se ce lo concede senza tante noie, lo faremo anche a meno. Vedete, modifica, annulla, vallo a capire, FreeCAD quando fa così, facciamolo solo di 3 decimi, uno alla volta, ok, vediamo se l'ultimo mi fa sparire il lavoro. Perfetto. Ok, trasformiamo questo oggetto in un compound. Allora, così il nostro oggetto è pronto. L'unica noia che potremo avere non riuscendo ad unirli sarà che quando noi lo portiamo all'interno del complessivo dovremo andare a prendere questa zona e posizionarle in maniera diversa l'una rispetto all'altra. Proviamo nuovamente a unirle, vedete che si cancella, modifica, annulla, proviamo a unirle così, unione, applica, selezionare una forma, quindi abbiamo il compound e il compound applica su oggetti non solidi. Questo perché quando abbiamo fatto la rivoluzione questo noi non abbiamo creato un solido. Se già vi dico che se lo trasformavamo in un solido la rivoluzione non sarebbe venuta corretta. Vediamo, tasto destro, c'era qualche menu che permetteva di trasformare in un solido, visualizza, ma forse mi sto confondendo con qualche altro programma. Proviamo questo. Fatto! Quindi abbiamo scoperto che questi strumenti per scindere la forma permettono di unire insieme più forme e devo dire che io questo non lo sapevo. Ora lo trasformiamo in un compound, perfetto, e F2 reverse gear lever, tasto destro, aspetto alluminio, anche se poi sicuramente sarà fatto d'acciaio, ma l'alluminio mi dà un colore più gradevole in quello che sarà il nostro insieme. Andiamo un attimo qua, assembly, cioè l'assemblato, e vediamo che questo, il numero 37, è l'item 37. Perfetto, ovviamente il numero 37 è l'item 37 e non ci piove da lì. Quindi cosa facciamo? F2 item 37, salviamo il tutto. Dov'è che me l'ha salvato? Andiamo a vedere, salva con nome, me l'ha salvato in fatti, perfetto. Quindi io ora chiudo, vado qua, fatti, premo tipo in modo da avere uniti tutti i file dello stesso tipo e come vedrete, perfetto, F2 per ridare il nome item 37. Ora io ho
tutti gli oggetti singoli, chiamati da 1 a 42, che fanno parte degli elementi che troviamo qua, ok? E oltre a questi elementi io mi trovo la cartella dello stand, quindi questo assieme, eccolo qua, e due assiemi che sono l'eccentrico e il cilindro e piping, exit ed entry, ovvero questi assiemi e un eccentrico che si monta qua sotto queste due biellette. Bene, il prossimo video sarà l'assemblaggio di tutti questi elementi, nella speranza, uno, che il mio computer regga, due, che il sottoscritto sia in grado di affrontare questo assemblaggio, perché sinceramente non l'ho mai fatto, lo faccio con voi, vediamo come viene, utilizzerò i miei occhi per farlo, quindi più che le coordinate andrò a prendere questi oggetti, a movimentare nello spazio come se li avessi effettivamente in mano, e cercherò di eseguire un montaggio verosimilmente simile a come se lo dovessi montare in officina, ovviamente, con tutte le differenze che si hanno tra la realtà e la virtualità della cosa. Mi sto divertendo a fare questo progetto, spero che voi vi vogliate divertire con me. Quando avrò finito troverò il modo di caricare da qualche parte tutti i file che ho realizzato l'assieme, e dando a tutti voi la possibilità tanto di ricrearli quanto di riprodurre questi assieme. Ecco, un'altra cosa che farò nel fare l'assieme, magari dividerò per gruppi, per esempio potrei fare prima la testa, poi salvarne il file, metterlo da parte e poi partire dalla base, perché ho visto che questa testa andrebbe appoggiata poi sopra. Lì lo vedremo e ci divertiremo un po' alla volta. Vi ringrazio per essere stati con me anche questa volta. Se il video vi è piaciuto, un like è sempre gradito. Se non vi è piaciuto, beh, fate finta di niente, troverò altri argomenti per affascinarvi. Grazie mille e buona giornata.